Cari amici di Smart Video Photography, benvenuti finalmente in questo nuovo video. Da questo video inizia una nuova serie dei nuovi episodi dedicati a GarageBand, come potete vedere, per i dispositivi iOS. GarageBand è un'applicazione molto avanzata per girare, cioè per essere disponibile su un dispositivo mobile, e in queste lezioni andremo a vedere come produrre musica, prima di tutto senza sapere suonare ovviamente, e poi successivamente sapendo suonare qualche nota usando la tastiera. In questa prima lezione andremo a vedere come creare un brano musicale con gli accompagnamenti automatici all'interno di GarageBand, avvalendoci anche di una sorta di automatismo per creare un solista. Quindi andremo a vedere proprio come utilizzare GarageBand senza sapere una nota e senza ovviamente utilizzare una tastiera MIDI esterna. Prima di iniziare tutto il discorso e vedere il tutorial, vi voglio informare sulla tabella delle note. Ovviamente le note sono raffigurate da due tipi. Fortunatamente abbiamo a disposizione una tabella di conversione. Le note, che gli accordi che utilizzati da GarageBand sono della serie anglosassone, quindi sono rappresentati da lettere. Invece sappiamo che le note italiane noi che usiamo sono rappresentate da Do, Re, Mi, Fa, eccetera eccetera. Quindi andiamo a vedere un attimino la tabella di conversione, tanto così per avere una piccola nozione. A che corrisponde all'A, B che corrisponde al Si naturale, C corrisponde al Do, E corrisponde al Re, D corrisponde al Mi, F corrisponde al Fa, G corrisponde al Sol e poi si ritorna a A, la lettera A che ovviamente corrisponde all'A. Detto questo, perché poi ovviamente dentro GarageBand gli accordi saranno nominati così. Detto questo, spero che questo tutorial vi interessi, perché potete ovviamente creare dei brani per i vostri filmati non avendo problemi di copyright. Andiamo a vedere Gennaro se vi potrà convincere. Iscriviti ora e attiva la campanella. Sarai avvisato quando verrà pubblicato un nuovo video. Grazie! Bene, una volta avviato GarageBand ci troviamo di fronte a tutti i nostri progetti. Possiamo gestire in questa maniera i progetti: un tap lungo, il tasto destro sul mouse, e possiamo eseguire alcune operazioni che poi andremo a vedere ovviamente nel corso delle lezioni. Ora preoccupiamoci di creare una prima base con gli strumenti virtuali, non in modalità live. Quindi per prima cosa andiamo sul più e selezioniamo uno strumento. Se siete in modalità live, ovviamente dovete switchare, ok, in questa modalità, in modalità tracce. Prima di iniziare dovete scegliere uno strumento. Io sceglierò una tastiera, ok, già il pianoforte è già scelto, e dobbiamo impostare il brano. Come si fa a impostare il brano? Il brano si va nelle impostazioni e bisogna impostare questi parametri. Innanzitutto la velocità. La velocità cos'è? È la velocità del brano. Più è alto il numero, più il brano è veloce, meno è più basso il numero, più il brano sarà lento. Io metterò 120 perché mi piace il brivido della velocità, e torniamo indietro. Poi dobbiamo impostare la misura. Qui la chiama metro, ma la misura è quella che praticamente misura proprio il brano in battute. Quindi 4/4 sarà attribuito a un pop, musica leggera, il 3/4 viene attribuito di solito a un valzer, ok? E invece i 6 ottavi possiamo addirittura eseguire un pezzo di blues. Io mi fermerò sui 4/4, che poi andremo a vedere anche gli altri. Torniamo nelle impostazioni e andiamo qui la chiama armatura, ma è la tonalità, a impostare la nostra tonalità. Come vedrete, io sono già in impostazione automatica, poi vi farò vedere come si ci arriva. Come cambio la tonalità, vedete che cambiano anche sotto le note, ok? Perché cambia proprio il giro armonico delle note. Io lascerò Do
e va bene così. Ovviamente potete decidere tra minore e maggiore. Andiamo indietro e qui il resto direi che possiamo lasciare così. Rigalo tempo ovviamente invece di battute misura a secondi e minuti. Un'altra impostazione importante sicuramente è il metronomo ed è questo. Il metronomo perché serve? Ovviamente per darvi il tempo a voi per eseguire la registrazione. Qui si parlerà di registrazioni con accompagnamento automatico, quindi è abbastanza facile, ma in un tutorial seguenti che vedremo la tastiera e lì cominceremo ad andare un po' sul difficile, quindi il metronomo verrà ovviamente in nostro aiuto. Qui decidiamo il tipo di suono del metronomo, ok? Qua invece il preconto vuol dire che lui eseguirà i 4 battiti, in questo caso 4 quarti, prima di iniziare a registrare, così voi potete essere pronti, non solo all'inizio ma anche tra una sequenza e l'altra, che poi vedremo ovviamente come si fa. E questo invece è il preconto visivo, cioè oltre a eseguire i battiti tac 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 tac, eseguirà anche visivo, conterà anche 1 2 3 4, ok? E poi qua sotto abbiamo ovviamente il suo suono e qua il volume del metronomo, se volete alzare o diminuire il volume di questo click. Ok, usciamo dalle impostazioni, vi faccio vedere subito che io torno indietro con questa iconetta qui, vedete, con questa iconetta tornate nella modalità tastiera. Perché non useremo la tastiera? Perché non è facilissimo suonare con la tastiera sull'iPad o sull'iPhone ancora di più. Eseguiremo l'accompagnamento automatico, faremo un solista con la tastiera, ma vedremo in che modo, e poi nei vari tutorial vedremo anche come allacciare, ovviamente collegare una tastiera MIDI, un'interfaccia audio e compagnia bella. Quindi ritorniamo nell'accompagnamento automatico cliccando su questa iconetta. Ci sono tante, vediamo anche, possiamo anche vedere le altre impostazioni. Una di queste è sicuramente molto carina, è la modalità di eseguire un solista, ok? In queste varie modalità che poi vedremo ovviamente più avanti. Invece questo tasto qua vi dà la possibilità di eseguire un arpeggio automatico e vedremo anche questo. E qui invece la dimensione delle tastiere, ok? Quindi detto questo ritorniamo nel nostro accompagnamento automatico e andiamo a vedere cosa si può fare nell'accompagnamento automatico, direte voi. Innanzitutto vediamo un attimo qua sopra così i tasti, che poi li impareremo nel corso delle nostre lezioni. Qua abbiamo i tasti play, la registrazione che è il tasto rosso, il play e il tornare indietro all'inizio del brano. E qui abbiamo la linea temporale, ovviamente che avanza a seconda di dove ci troviamo. Questo è il metronomo, ovviamente potete disattivarlo e attivarlo, e questo è il volume generale. Una volta detto questo, questi tasti li vedremo dopo, mano a mano. Questo è l'undo, lo sappiamo, e questo è per tornare indietro ai progetti. Andiamo con ordine. Qui abbiamo la selezione dei suoni da tastiera, i suoni della tastiera, quindi clicco sul pianoforte e vado a scegliere un altro suono se voglio, oppure ovviamente lascio il mio pianoforte. Qua ho una serie di suoni da poter scegliere, molti suoni. La cosa brutta, peccato, che non posso cercare col nome, ok? Il suono, vabbè, comunque lo stesso. Scegliamo il pianoforte e andiamo a sentire un attimo che succede quando io clicco su una di queste note. Ok, qui ho eseguito un accordo di Do. Come abbiamo visto all'inizio, abbiamo imparato queste note, a cosa equivalgono a, diciamo, ai nostri italiani. Più vado in basso e più suona in basso. Ok, perfetto. A questo punto mi posso avere degli accompagnamenti automatici che sono questi qua. Abbiamo da 1 a 4 selezioni. Vado su 1 e clicco sul Do. Una volta che ho individuato il tipo di stile, posso anche sentirli tutti schiacciando sul 2, schiacciando sul 3. Ovviamente più andiamo avanti, più diciamo lo stile aumenta come complessità. Io lascio sul primo. A questo punto devo decidere il mio giro armonico, no? Io farò il giro di Do, che sarebbe Do, La minore, Fa e Sol.
questo punto sono pronto e do il via. Ok, posso risentire. Ok, una cosa che si può fare, ma qui è già automatico, se clicco sulla traccia, vado in impostazioni e potrei quantizzare il mio tempo, cioè praticamente mettere a tempo la traccia se non risultasse a tempo, ma questa, essendo automatica, la lascerei così. La quantizzazione la andremo a vedere quando utilizzeremo la tastiera praticamente a mano, ok? Una tastiera MIDI. Bene, ho fatto il mio assolo di pianoforte. Adesso devo creare un'altra sequenza. Le sequenze sono qua. Vado su più, vedete, e c'è la mia sequenza che è già stata creata automaticamente. Io posso ovviamente andare dentro alla mia sequenza e aumentare o diminuire le battute. Di solito un pezzo 4 quarti ha 8 battute. Però magari per un intro e per un finale se ne possono mettere anche 4. Cioè, cosa vuol dire 8 battute? Che ogni 1, 2, 3, 4 è una battuta, quindi sono 8. Posso anche fare di 4 diciamo eseguendo un intro. Se invece clicco su automatico, diciamo GarageBand misura finché io non smetto di suonare, ok? Io invece metto 8 per una precisione. Vado indietro e vado a continuare la mia canzone. Cosa ci posso inserire? Posso inserire o lascio così diciamo all'inizio, posso lasciare ovviamente il pianoforte che inizia, posso iniziare col più a inserire un basso. Vado a scegliere il mio basso, ok? E vado anche qui a selezionare se voglio il tipo di basso, ovviamente ce ne sono tanti, e poi vado ovviamente a mettere anche qua l'accompagnamento automatico. Vado su 1 e vado a sentire come si sente. Ora io non voglio farlo iniziare subito, quindi cosa devo fare? Lo devo fare iniziare alla quinta battuta, cioè lasciare le 4 vuote di pianoforte e iniziare alla quinta. Vediamo se ci riusciamo. Ok, abbiamo aggiunto il basso, ok? Facciamo più e andiamo a vedere adesso l'accompagnamento della batteria automatica, che è questa. Anche questa batteria io posso ovviamente metterla non all'inizio. Per fare un intro di batteria, la mia sequenza di batterie deve iniziare a metà battuta, ok? Quindi io prendo la mia traccia, la diminuisco vedete che poi la griglia mi aiuta, fino a metà battuta. Quindi cosa vuol dire? Che adesso se io vado a dare play, vedete la batteria inizia senza, cioè una specie di rullata. Posso ovviamente cambiare tanti parametri. Innanzitutto andiamo a rinominare il basso cliccando sulla traccia, ok, e andando su rinomina. E cosa faccio? La chiamo basso. Perché la chiamo basso? Perché vedrete tra un attimo. Vado sulla batteria, vado qui sotto, vedete? Segui, clicco qua dentro e vado su basso. Cosa vuol dire? Adesso vuol dire che la mia batteria seguirà lo stile del mio basso, cioè quello che io ho suonato. Ok, un'altra cosa che posso fare nella mia batteria ovviamente è cambiare gli stili. Cliccando qua dentro, posso cambiare gli stili attribuiti a questo tipo di drummer, diciamo di batterista, che clicco qua dentro e ci sono tutti questi batteristi a mia disposizione. Cambiamolo in questo. Andiamo qua e cambiamo anche lo stile.
vedete che cambiano tutti i parametri. Anche qui, questo invece è il fill. Più vado verso destra, più le rullate, diciamo, tra un intermezzo e l'altro, no? Una battuta e l'altra cambiano, cioè aumentano, più vado verso sinistra, più si annullano. Quindi io le metterò per adesso un pochino così per non essere troppo invasivo. La batteria ha anche altri strumenti, abbiamo il tamburello, la maracas e le clac, le mani, diciamo, che applaudono. E qui abbiamo l'intensità di questi tre strumenti. E qui abbiamo l'intensità del piattino, ok, del Charleston, che qui non c'è, ok, ma io posso attivarlo cliccandoci sopra e i ride, diciamo, i piatti si disattivano. E qua sono i tamburi che ovviamente posso attivare e disattivare, perfetto. Qui abbiamo l'intensità del batterista, cioè più vado in basso a sinistra, più la mia batteria è in sordina, più vado in alto a destra e più la batteria è marcata. Vedete che cambia anche, diciamo, nella forma d'onda, giusto nel pattern di batteria. Vedete che se io diminuisco, ok? E che io lo farò iniziare da qua, così. Sentiamo un po' che succede andando all'inizio. Ecco, se io voglio far diventare la rullata più marcata, cosa faccio? Mi posiziono con la mia testina, io la chiamo testina, sulla battuta 5 e vado a dividere, sempre col tasto destro, suddividi il mio pezzo di batteria. Perché? Ovviamente ogni pezzo può essere a sé, quindi qui io posso aumentare su questo pezzo qui. Aspettate che non ho suddiviso perché devo suddividerlo ma tagliarlo in giù, ok? Vado a aumentare la mia rullata. Vedete che qua aumenta, però il resto è rimasto uguale. Ok. Posso anche eliminare il tamburello. La mia prima sequenza mi piace. Ora cosa faccio? Vado a crearne un'altra. Per creare un'altra, diciamo che la traccia di piano va bene così, vado a fare un più qui. Vado a duplicare questa sequenza. Vedete che me la duplica e mi fa vedere ovviamente questa. Elimino, diciamo, la traccia di basso, proprio, diciamo, quello che avrei suonato. Elimino questa, sempre col tasto destro o con il tap, e vado ad allungare questa con le manigliette all'inizio del mio brano e devo ovviamente andare a risuonare il mio basso. Allora, vedete cosa ho fatto io? Ho cambiato il pattern alla fine, il stile alla fine, per dare al basso un riff che praticamente concludesse il mio giro. Dovete essere velocissimi, sentiamo se l'ho fatto. Allora, non è venuto molto accentuato. Allora, devo farlo con le mani, quindi farò così e cambierò col 2, ok? Ok, perfetto. E torniamo nel primo. Sentiamo.
Ok, avete sentito che ha cambiato proprio riff. Ora aggiungiamo un altro strumento e qui andiamo a vedere un attimino questi 3 tasti. Il primo torna ovviamente agli strumenti, ok? Agli strumenti. Vado indietro, il secondo invece mi fa vedere tutto il mio progetto, ok, con ovviamente il tasto più. Il terzo invece entra praticamente in gioco tutti questi parametri che poi vedremo più avanti, ok? Facciamo più e andiamo a scegliere una chitarra. Anche qui abbiamo la scelta di chitarre elettriche e chitarre acustiche. Io sceglierò una chitarra acustica. Anche qui abbiamo la possibilità di fare ovviamente degli accompagnamenti automatici. Partiamo dal 2 e sentiamo che succede. Ecco, perfetto. Una particolarità, se io schiaccio già su Do, lui inizia a registrare quando parte ovviamente la sequenza giusta. Ok, a questo punto che io ho fatto la mia sequenzina, facciamo un po' d'ordine, andiamo in queste 3 barrette che sarebbe il mixer e splittiamo un po' i canali, ok? Incominciamo a fare questa cosa qui dei canali. La mia chitarra la sposto un po' sulla sinistra, mentre vado a prendere il mio pianoforte e lo sposto un po' sulla destra. E andiamo a sentire il risultato, ovviamente. Ok, avete capito, no? Perché io ho staccato gli strumenti, perché così si sentono di più. Poi andremo a vedere il compressore, gli effetti, ovviamente più avanti. Ora andiamo a ricopiare questa sequenza col tasto più, andiamo a copiare e facciamo un solista, ok? Un solista. Noi, premetto, che non sappiamo suonare, ok? Non sappiamo suonare, quindi facciamo più. Andiamo su tastiere, scegliamo un suono di solista che ci piaccia. Io userò magari un sintetizzatore, sentiamo un po'. Allora, ok, synth. Potremmo lasciare questo, ma voglio che si senta. Ok, lasciamo questo. Usciamo dalla parte automatica e andiamo in queste note. In queste note io posso eseguire un solista in una scala senza saper suonare. Ok, ragazzi, è brutta dire così. Quindi vado in scala maggiore e iniziamo a fare qualcosa. Sentiamo una melodia proprio scema. Allora, non è lo strumento adatto, andiamo a cambiare strumento perché non mi piace. Andiamo, ecco, lo strumento, ragazzi, si cambia qui, in questa voce qui, ok? Cambiamo strumento. Allora, di solito si dovrebbe mettere, ecco, questa è una sottocategoria, vedete qua si torna indietro nelle categorie principali. Un Vibes, che sarebbero il xilofono, che sarebbe molto, si capisce molto bene come, vediamo Synth Classic. Ecco, si capisce molto bene, vediamo un po' in tastiere, forse in tastiera c'è un Vibes perché si capisce molto bene, avete già capito sicuramente, però volevo farvi capire bene che si possono suonare
Questo è un pianoforte, ma ce l'abbiamo già. Vabbè, pianoforte elettrico. Ok, andiamo a preparare a fare la nostra melodia. Ok, dobbiamo alzare un po' di volume perché è un po' basso di cavallo. Per alzare il volume, semplicemente si va su volume. Ok, così. Ok, adesso tentiamo di fare un finale, quindi faccio più di nuovo. Faccio più, copio di nuovo la mia sequenza e a questo punto vado a chiudere tutto il mio, praticamente la mia performance. Devo ovviamente forse risuonare, forse non risuonare, ma io risuonerò tutto, quindi vado a cancellare la mia chitarra, vado a cancellare la batteria, non la cancello, vado a cancellare il basso, ok? Vado a cancellare anche il pianoforte. Ecco, la batteria, se voglio concludere, siamo sempre lì, devo andare a metà battuta, quindi io farò chiudiamo anche questa così ci vediamo meglio, ok? Devo fare sempre a metà, quindi per chiudere la mia batteria devo andare a finire a metà battuta, quindi 1, 2, 3, 4 e così dovrebbe finire con il crash. Sentiamo un po'. Ok, andiamo un po' più avanti, dovrebbe esserci il crash finale. Allora guardate, qua abbiamo già il finale, quindi potremo fare così e vedere se il crash viene fuori. Allora andiamo indietro. Ok, il crash mi sembra che ci sia. Ok, allora possiamo tagliare anche questo qui, dividere questo che ci abbiamo già fatto, suddividi, ok, X, e cancellare questa pozione, elimina, e dovrebbe finire a tempo. Scusate. Ok, abbiamo tagliato, ma lo posso allungare perché non è distruttivo, ricordatevelo. Ok, a questo punto andiamo a mettere la chitarra, ok? Che è sempre il giro di Do. Ok, andiamo ora a mettere nuovamente il pianoforte. Ok, possiamo ovviamente stoppare e fare così e sentire che succede. Andiamo a mettere il basso ovviamente. Ah no, aspettate, no, 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 no. Era a 1 e lo lasciamo a 1. Ok, ok, ok. Poi vi faccio vedere un'altra cosa molto interessante. Adesso andiamo a sentire tutta la nostra sequenza. Come si fa? Si fa sul più
e si mette tutte le sequenze, ok, tutte le sezioni, scusate. Andiamo indietro e ascoltiamola. Bene ragazzi, una volta che ho fatto il mio brano posso ritornare ovviamente nella visualizzazione di una singola traccia cliccando ovviamente su una sequenza. Vado indietro, mi verrà salvata, tasto destro oppure tap lungo, posso rinominare e lo chiamerò ovviamente mio brano. A questo punto sempre tasto lungo o tasto destro e posso fare condividi, e in queste tre sequenze abbiamo già viste, la prima è ovviamente il brano, la seconda posso fare diventare anche una suoneria e il terzo posso ovviamente condividere un progetto. Per condividere un brano vado qui, posso selezionare, ovviamente abbiamo già visto la qualità della nostra musica fatta, posso anche completare delle delle note, no? Chi l'ha fatto e chi non l'ha fatto, e posso anche aggiungere un'immagine di copertina che io prontamente farò. Allora, prontamente farò, ce l'avrò un'immagine di copertina a portata di mano. Ecco, questa è del treno, perfetto, ok, andiamo avanti, fine. A questo punto faccio condividi e posso andare a esportare dove voglio, ok? Posso anche aggiungere le note, posso andare a esportare dove mi pare e piace. Bene amici, augurandovi delle buone feste, con una bella tisana natalizia, spero che questo video vi sia, oltre a interessare, vi sia utile per sviluppare delle melodie, dei brani per i vostri video, per quello che ovviamente vorrete utilizzarlo. Come abbiamo visto si può ovviamente creare una melodia senza sapere una nota, seguendo delle scale che saranno ovviamente automatizzate. Poi vedremo ovviamente anche su una tastiera MIDI come poter realizzare dei brani un pochino più complessi. Io vi ringrazio per aver seguito questo video, vi rimando al prossimo, ancora tanti auguri di buone feste dal buon Gennaro, a presto! Iscriviti ora e attiva la campanella. Sarai avvisato quando verrà pubblicato un nuovo video. Grazie!